Là abbiamo una vigna storica del Boca più delle maggiorine, quelle che vedi sopra, e la parte a destra ci sono altre due vigne, poi ne abbiamo un'altra che non si vede da qua, però è tutto su quella collina lì. Abbiamo piantato nel 2017, abbiamo fatto tutta questa parte nebbiolo vespolina per il Boca, Ok. e poi là abbiamo piantato delle maggiorine nuove. C'era una vigna che è diventata bosco e adesso è ritornata vigna. Quindi avete disboscato per fare questa vigna? Disboscata, recuperata, c'erano ancora tutti gli avvallamenti delle maggiorine prima di fare questo impianto, e quindi abbiamo dovuto togliere la robigna, che è la pianta, la cascia, che è la pianta che è cresciuta nei posti dove le vigne sono state abbandonate. Per cui si riesce a capire dove c'erano le vigne guardando il tipo di bosco che c'è. Allora, la parte di là è molto roccioso, il porfido rosso tipico di Boca, sì. Qua è stato proprio il punto di unione di del supervulcano, del movimento del supervulcano della Caldera, un po' l'inizio. Attualmente è stato scoperto da qualche anno un supervulcano fossile. La parte di Boca, quindi da questa parte andando verso Boca, le colline, quelle di là che abbiamo visto prima, fanno parte della caldera, e qua si trova il punto di unione tra la caldera, quindi il porfido rosso che si può vedere a terra anche, che diventa sempre più rosso e sempre più roccioso, e abbiamo trovato anche dei lapilli, dei quarzi, varie formazioni che attestano proprio questa presenza del supervulcano. Qua abbiamo deciso per il vigneto a spalliera di utilizzare un sistema molto innovativo che si chiama metodo Grimaldi. Grimaldi è un inventore geniale delle langhe, che lui ha inventato vari brevetti non solo in campo vitivinicolo ma in vari ambiti, e lui aveva una vigna e diceva: possibile che in viticoltura siamo ancora all'epoca, cioè non c'è un'innovazione. Quindi si è messo, ha studiato per svariati anni questo sistema fino al punto di renderlo così efficiente, così semplice da utilizzare, che anche solo a mettere giù i pali e a gestire questi fili e tutto si fa veramente molto molto in fretta. Praticamente, vabbè, al di là di questa bellissima invenzione che io posso gestire la tensione del filo in maniera molto molto semplice, e poi questi traslano, quindi io parto all'inizio della stagione che questi due ganci sono posizionati qua, quindi sono liberi, ho libero tutta la parte della parete, e quindi riesco a potare e a stralciare molto velocemente. Poi più cresce la vegetazione, più seguo la crescita. Con un semplice gesto che può essere questo mi gestisco una lunghezza di filare. Qua sganci, riagganci, sganci, riagganci. Prendiamo un po' di pezzetti così, va? Questo è il porfido rosso tipico proprio del territorio del Boca, della caldera del supervulcano, come dicevamo. È un porfido friabile. Poi la struttura che c'è nel terreno, come si può vedere qua, rimane in realtà poi molto sabbioso. Vulcanico, esattamente, con tanti minerali che poi ci saranno anche nel vino. Questa è la maggiorina, ceppo centrale con 3-4 piante insieme, non so se si riescono a vedere qua, questa parte qua, e vengono poi sostenute da questi 8 pali di castagno che ci sono attorno, e la pianta rimane molto aperta, molto arieggiata e prende molta luce, e quindi sicuramente era un sistema che andava molto bene in questa zona nell'Alto Piemonte, dove c'era comunque un clima molto più piovoso e umido. La cosa molto interessante è che la vigna rimane, essendo una lianacea, come si può vedere, rimane molto più vicino al discorso naturale per la pianta. Per questo abbiamo queste piante che hanno anche più di 80 anni, e durante il periodo estivo, che nelle vigne affilari, come abbiamo visto prima, ci vuole tutto un sistema di gestione, qua invece si regola molto molto di più da sola. Per cui la pianta soffre meno, perché non bisogna andare a cimarla, a fare tante operazioni che sul filare vanno fatte, e quindi rimane più vicino alla sua naturalità. Questo è stato proprio un recuperare vigneti vecchi, quindi il fatto di preservare quello che c'era già. Poi il fatto della maggiorina è stato utilizzato anche perché seguivano perfettamente la forma della collina,
non venivano fatti i lavori come si fanno adesso con le ruspe, tutto quanto, tutto veniva fatto a mano, e quindi il fatto di fare questi piccoli avvallamenti permetteva proprio al vignaiolo di fare degli interventi sul terreno molto mirati e che gestissero proprio la parte della pendenza.